dato questa possibilità. Suffering is the common bond we all share as human beings. We experience this not getting what we want, wanting to get rid of what we have, what we don't like, always discontented with life as we experience it because we look to the future and remember the past. E quindi la sofferenza è un qualcosa che condividiamo tutti, la volontà di avere delle cose, la volontà di disfarci delle cose che non vogliamo, e questo senso di insoddisfazione per quello che c'è, per quello che ci circonda. And the Buddha, his teaching is all about investigating the reality of our existence, of that present moment, because this is where we experience life, is always in the present. L'insegnamento del Buddha è di investigare nel momento presente, perché là dove sperimentiamo la vita è sempre nel momento presente. So whether you're in a forest monastery in Thailand or in England or in Italy, the present moment is always the way it is. It cannot be otherwise. And this way of noting the way it is the way to realize the end of suffering. E così che si sia in un monastero thailandese o in Inghilterra o in Italia, le cose sono sempre così come sono. E notare le cose per quello che sono, notare com'è quello che ci circonda, è l'unico modo per porre fine alla sofferenza. So at this moment for all of us can only be like this. And how we interpret this moment can be very different. Because the individual forms, the men and women, males and females, monks and lay people are all separate entities in consciousness. Questo momento è così com'è per tutti, ma è il modo in cui lo interpretiamo che cambia, perché siamo racchiusi in forme individuali che ci separano, che siano maschio, femmina, monaco, laico. But whatever way your experience is in this present moment, it's the present moment, that feeling, that emotion, that thought that arises in this present moment is impermanent. It changes according to other conditions. Ma comunque sia questa esperienza, nel momento presente, le sensazioni, i pensieri, le emozioni che proviamo sono tutte impermanenti, sono in un continuo fluire. And so this investigation, an important thing that many of us Westerners are interested when we come across Buddhism, is its encouragement to investigate consciousness as we experience life, rather than just to believe in doctrines and teachings that we get through religion, through culture, through society. E quindi è l'investigazione che è importante, e questo a noi occidentali questa forma di investigazione è qualcosa che interessa molto, quindi non dover aver più bisogno di credere agli insegnamenti, ai dogmi, a ciò che ci viene detto o imposto da una religione. The Buddha gave two very wise ways of investigating by noticing all conditions, all phenomena is impermanent. Il Buddha disse che un modo saggio di notare le cose è di notarne l'impermanenza. And that there is no separate self as a permanent entity. There's no ultimate permanent self. E non c'è un sé che sia permanente, non c'è un sé, un ultimo
sia definitivo, che sia permanente. So we create suffering by identifying with the body, which is very impermanent. Quindi prendiamo ad esempio il corpo, che è estremamente impermanente. Being born, growing up, we suffer. We reach maturity, we suffer. When we reach old age, we suffer because we are identifying with a changing form, and our true nature is this perfect awareness that we experience here and now. Quindi siamo nati e soffriamo, maturiamo, cresciamo e soffriamo attraverso la vecchiaia e soffriamo. Sono tutte forme che cambiano, in continuo cambiamento. So in this investigation of these Four Noble Truths, the first one being there is suffering, the second one, there are causes to suffering, which is the desire. We have desires for sensual pleasures, sensual excitement, romance, adventure, all kind of sensual experiences that we see and hear, smell and taste and touch. And then we have the desire to get something we don't have, and we have the desire to get rid of what we have that we don't want. Questa era la prima nobile verità della sofferenza, mentre la seconda definisce che la causa della sofferenza è il desiderio, desideri sensuali, desideri di esperienza, desideri romantici, tutti i desideri sensuali relegati ai cinque sensi, desiderio di prendere qualcosa che ci interessa, desiderio di liberarci di qualcosa che non vogliamo più. So desire is always making us discontentment because there's always something more that we want. Sensual pleasures are enjoyable in the moment, but they pass very quickly. Wanting to become something, wanting to become enlightened, wanting to find permanent happiness is a desire for getting something we don't have. And then the desire to get rid of our faults, our weaknesses, our defilements is the desire to get rid of what we have that we think we have that we don't want. Il desiderio che ci rende perennemente insoddisfatti. Desideriamo sempre di avere delle esperienze, sempre maggiori esperienze sensoriali. Le esperienze però passano in maniera estremamente veloci. Desideriamo l'illuminazione, vogliamo la felicità perenne, oppure desideriamo di disfarci di qualcosa come degli impedimenti che ci impediscono di arrivare in questi stati. So we investigate this, we investigate desire. So in my life as a Buddhist monk, I've had nearly 60 years of opportunity to investigate these desires. Investighiamo il desiderio. Nella mia vita di circa 60 anni come monaco ho avuto l'opportunità di investigare la natura del desiderio. And then the insight is to let go of desire. You don't get rid of desire. You can't just want to get rid of it by resisting it, but by understanding it. E la realizzazione è quella di lasciare andare il desiderio. Non è di resistervi, ma è di lasciarlo andare. So understanding it means we learn from desire as it is impermanent, a condition that arises and ceases. We begin to have the insight to let go. Comprendere il desiderio e imparare da esso, ne vediamo l'impermanenza, vediamo che sorge e cessa e quindi impariamo a lasciarlo andare. So when you let go of desire, what's left? And that's the end of suffering. The third noble truth is Nirodha. When you have let completely
let go of all three desires. Quindi quando lasciamo andare il desiderio, che cos'è che otteniamo, cos'è che abbiamo? C'è la cessazione, la niroda, l'assenza di desiderio, di tutti e tre i tipi di desiderio. So the Buddha's teaching is there's suffering and the end of suffering. And in this teaching of the Four Noble Truths is a perfect teaching in itself. If the Buddha didn't teach anything else but these Four Noble Truths, this would be sufficient. Spending all these years investigating experience through these four truths, then you realize the Eightfold Path, the Fourth Noble Truth, based on perfect understanding. Quindi c'è l'insegnamento del Buddha che c'è la sofferenza e c'è la fine della sofferenza, è un insegnamento di per sé perfetto, basta come insegnamento per tutti gli anni di investigazione che vogliamo dare che vogliamo dargli, e in questa perfezione arriviamo a comprendere l'ottuplice sentiero. So this understanding means that we realize we're not a body, we're not the body that we foolishly identify with, we're not the emotions we experience, we're not the thoughts we have, we're not the memories that arise, we're nothing but pure conscious awareness. Quindi in questa comprensione realizziamo che non siamo il corpo a cui ci attacchiamo scioccamente, non siamo le emozioni che proviamo, non siamo i pensieri, non siamo le nostre memorie, ma siamo pura consapevolezza. So consciousness at this time is a mystery to the Western world. They're busy trying to understand what is consciousness. And so there's a lot of teaching now about mindfulness and awareness, conscious awareness. Consciousness is a mystery to most human beings. And yet that's what we actually are. What we experience here and now is consciousness. Ed è questa consapevolezza che è un mistero per il mondo occidentale e per gran parte delle persone, per cui se ne parla molto, si parla molto di presenza consapevole, di consapevolezza, ma la consapevolezza è ciò che semplicemente c'è nel momento presente, quello che stiamo sperimentando. So you can't find consciousness. When you try to define it, what is it? And then there's all kinds of theories, modern theories, psychological theories. Modern psychologists, modern science are very interested in just this one word, this mystery that we all are experiencing here and now, is the consciousness of that is deathless. It has neither birth nor death. E la consapevolezza non si trova, non è un qualcosa che si può definire, ed è un soggetto su cui la psicologia, la scienza moderna continua a indagare, ed è semplicemente una parola che definisce il qui e ora, la consapevolezza di questo momento dove si è nella presenza del senza morte. And the deathless consciousness is bliss. La consapevolezza di questa assenza del senza morte è una benedizione. So ultimately, this leads to bliss or happiness or peace, whatever words you want to use for the reality of the here and now. E quindi questo stato a cui porta di pace, di benedizione, di felicità,
può essere uno qualunque di questi termini che definisce lo stato del qui e ora. So that's the end of suffering. And this you can prove to yourself. It's Luang Por Chah was always saying, Ben Bajekang. It's to realize it for yourself here and now. And that's Dhamma. When we take refuge in Dhamma, when we chant Dhammang Saranang Gacchami, that's the refuge of just awareness, conscious awareness here and now. E questa è la fine della sofferenza, è un qualcosa che puoi sperimentare per te e come Ajahn Chah diceva sempre in thailandese, devi realizzarlo per te. È il Dhamma in cui prendi rifugio. So now my experience of life is an aging body. Next month I will be 89 years old, and the experience of living, having to deal with age, with the aging process, limited vision, limited hearing, problems in walking and imbalance. These are part of the phenomenal realm that one no longer identifies with. Quindi l'esperienza che io ho, che sto sperimentando, è quella di un corpo che invecchia. Fra un mese compirò 89 anni e sperimento un corpo con una visione limitata, con un udito limitato, con un equilibrio limitato, difficoltà di movimento. So the jitta, or the consciousness, never grows old. So consciously I'm not old, but in terms of the physical experience of this 89-year-old body, it's very old. E io non mi identifico in tutto quello, in tutte queste sensazioni del corpo, perché nella coscienza non si invecchia, nella coscienza non si ha età. Però quando sto nel corpo, la mia esperienza è quella di un corpo anziano. So is old age suffering? You know, when we meet many people my age or older or young or slightly younger, and if we identify with the body, then it's suffering. If we identify with the physical body that's old and ready to pass away, then we create this idea of suffering. Quindi la sofferenza sta nell'invecchiamento. Se ci si identifica in queste sensazioni corporee tipiche della mia età e degli anni precedenti, anche di chi è un pelo più giovane di me, si sperimenta la sofferenza. But when we abide in the pure conscious awareness, there's no suffering. So the experience of the here and now is not suffering. Se si dimora nella pura consapevolezza, non c'è esperienza di sofferenza. And so suffering has a beginning and an end. It's a teaching that we must learn from, rather than just try to find happiness, which is a foolish attempt to ignore the experience of human birth. Quindi la sofferenza ha un inizio e ha una fine ed è piuttosto un insegnamento, un qualcosa da cui trarre un insegnamento e non qualcosa da sopprimere in una folle ricerca di felicità che comunque non porta a nulla. So suffering has a beginning and an end, but consciousness is what we call a matta dhamma, the deathless reality that we actually are. La consapevolezza invece è quello che si chiama il matta dhamma, quindi una presenza. So I want to give my congratulations and appreciation to all the monks here at Santa Ditaram, to Ajahn Chandapalo,
and Ajahn Preacher and Ajahn Go and the other monks who made this grand temple possible to bring this profound teaching, this ancient teaching of the Buddha to the Italian people at this time. Quindi desidero dare tutte le mie congratulazioni, tutti i miei apprezzamenti ad Ajahn Chandapalo, Ajahn Prisha, Ajahn Go, tutti i monaci che hanno permesso la costruzione di questo, la creazione di questo grande tempio e hanno portato questi antichi insegnamenti al popolo italiano. Antamayang Dhammakatha Sadhu Karanta Dhammase Sadhu 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 Anamotami ญาติโยมกราบหลวงปู่พร้อมกันก่อน Pray respect to หลวงปู่เอากราบพร้อมกันครับกราบ Thank you, Elisa. I try to keep short. Yeah. Noi monaci rendiamo omaggio non possono, poi li invitiamo a riposarsi un po'. E ci sarà l'offerta del pranzo stamattina alle 10:30. Ci saranno tanti altri monaci in arrivo. Penso che oggi saremo 84 monaci qui per il pranzo. 60. No. 80 could be. 80. Oh, the monks still remain here or disperse for a moment and come back? Because still 10 o'clock, no? Yes. Senior monks, I think over 35 pansa, if they could come into the temple at 10:30, we give the anumodana. And apart from the very senior monks who will have their upatak to offer their bowl, we go down to the Bodhidhyana Sala to take our bowl and then proceed to the food tables. And then we eat in the Bodhidhyana Sala or the Mojuni monks in different places. Okay. กราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระทุกรูปครับเนื่องจากการแสดงธรรมจบลงก่อนกำหนดเวลาก็คือ 10:30 เพิ่งจะ 10:00 นก็ขอกราบ